Buongiornissimo ragazzi, forse non è un buon giorno perché per la prima volta ho dei problemi poco risolvibili. Adesso provo a riuscire a fare qualcosa, ma la vedo dura. Il bus per il Shaolin Temple è rotto, cioè mi hanno detto che è rotto, quindi non c'è più. Adesso mi rimborso il biglietto in qualche modo e devo trovare un modo per andare. Il problema è che il prossimo è alle 1, quindi arriverei là alle 4 minimo. Dopo devo fare un cambio anche, quindi magari dopo lo perdo, arriverò per le 4:30 secondo me, e poi chiude proprio tutto alle 5:30, quindi andrei là per mezz'ora. Non so quanto ne valga la pena. Il problema è che già ho fatto fatichissima a trovare questo bus, non avete idea di quanto ho tribulato per riuscire a avere questo cavolo di biglietto, che non c'erano altri modi, quindi adesso vedo se riesco con 2-3 cambi, non lo so, a avvicinarmi. Perché? Ma perché? In dubbio mi sono preso questo Chinese hamburger, in teoria con questo, così mi aiuta a pensare cosa fare. Qua esistono i car sharing, ma veramente non ho idea, devo mettermi giù, star lì a smanettare, poi sarà tutto in cinese, mamma mia. Guardate che robetta con pulled pork, e pensavo fosse coriandolo, invece sono peperoni, sì, peperoni verdi. Questo è veramente top perché è molto clean. Questa carne cucinata lentamente, pane croccante e basta. Niente, allora l'unica opzione, sono qua da un'ora, poco da fare, è prendere un taxi da qua, troppo costoso. Se no, seconda opzione è prendere un treno per Konji, una cittadina piccolissima, non so dove sia, e poi da lì prendere un taxi, circa 10 euro, e il treno costa 3 euro, quindi 13 euro. Il problema è che il primo treno per Konji è fra un'ora e mezza e arriverei là alle 4, sarei al tempio un'oretta e mezza, piuttosto niente fare così. Adesso vedo se c'è un treno per Zhejiang, e da lì vedo quanto costa il taxi. Casino, ma ci mancherebbe altro. Cioè mi era andato tutto bene finora, quindi ci sta che per una volta succeda. Mi spiace che è successo per questo tempio perché volevo andarci tanto. Niente, col primo metodo Konji non facevo in tempo, arrivavo là giusto per 45 minuti, quindi sto andando a Zhengzhou e ho preso proprio un treno, parte fra 5 minuti, proprio sono entrato all'ultimo e vedo lì un attimo come gestire, se riesco ad andare in taxi, quanto costa eccetera. Andiamo sempre questo top 7. Comunque è veramente impossibile con questa tecnica sbagliare treno, perché lì io non sono riuscito a entrare se non avevo il biglietto, quindi se è un'altra stazione tu qua non entri. Poi qua all'ingresso del check-in ti ricontrollano il passaporto e se è un altro biglietto tu non passi, cioè proprio non si apre la porta e gli dice il biglietto è sbagliato e quindi vai in un altro gate. Fantastico ragazzi, trasferimento interno, un minuto e sono già qua. Veramente pazzesche le stazioni, bellissime, enormi, giganti. Arrivati a Gonghi, adesso ultimo taxi fino a Shaolin Temple, 50 minuti. Non capisco sempre come gli autisti devono pisciare. Ok, dovrei essere arrivato, l'ingresso è là, però le valigie spero di trovare qua, che c'è un parcheggio tipo un luggage, se no vado a vedere nell'altra direzione. Fondamentale, se no devo tornare a casa. Cioè, qua dentro no, vediamo, Ok, 300 metri verso la biglietteria, quindi mi sono fatto lasciare giù molto prima per niente, anzi molto dopo per niente, però dai, speriamo, in teoria c'è. Che fatica che sto facendo però, mamma mia. Spero ne valga la pena, ti giuro. Sono riuscito a mettere giù le valigie lì, 5 euro però per un paio d'ore, tantissimo. Però ho poco da fare, ho poco tempo, sono ormai le 3, non ho avuto scelta, devo anche mangiare con una fame pazzesca che non ho mangiato niente. Andiamo a prendere qualcosa al volo. Questo fast food, ho preso questo menù qua, 5 euro. Ottimizziamo i tempi, andiamo a farci il biglietto che è qua di fronte intanto che preparano. Questa è la vista intanto. Sono entrato, andiamo a vedere com'è l'ingresso eccetera. In teoria ci dovrebbe essere anche una funivia. Pensavo non ci fosse niente da mangiare dentro, ma c'è pieno di cagatine, robettine, vabbè, solito. Ok, appena mangiato camminando, una delle cose più brutte che esistono.
Comunque c'è sta via, mamma mia, è lunghissima, cioè sto camminando da 20 minuti e non ho tempo. Ovviamente sono l'unico che va in questa direzione, tutti gli altri tornano. Ed ecco a voi in tutto il suo splendore, Tempio Shaolin. Bene, qua è l'arrivo, la chiusura del tempio. Bello lungo comunque, ci sono delle belle scalinate, si va in giù. Se non ci fosse così tanta gente sarebbe molto rilassante. Allora comunque ci troviamo a Henan, più o meno proprio il centro-west della Cina, esattamente su Songshan, che è una delle 5 montagne sacre. Questo non è solo un tempio, è praticamente un sistema culturale, non so come spiegare, però che unisce sì il buddismo con lo zen, più con arti marziali. Kung Fu Shaolin si è diffuso in tutto il mondo, ci sono un sacco di sedi in tutto il mondo, poi questa è quella madre, e questa è da dove vengono tutte. Il principio fondamentale è che la mente comanda il corpo. Se fate il Kung Fu era visto proprio come una forma di meditazione per sì tenersi allenati, ma più che altro anche proprio a livello mentale. Il fondatore spirituale è un monaco indiano che si chiama, sbaglierò sicuramente il nome, è Bodhidharma, qualcosa del genere, che visse in una grotta qua per 9 anni a meditare. E quando venne qua poi trova questi monaci molto deboli e quindi gli insegnò dei modi per mantenere il corpo forte, che poi con calma diventò Kung Fu, e oltre a solo tenersi allenati poi gli serviva per tenere lontani i saccheggiatori, quindi poi sono focalizzati veramente a riuscire a fermare una persona non solo a livello di allenamento ma proprio combattere. E praticamente i monaci qua si svegliano presto 4-5 del mattino, iniziano con lo stretching e poi cominciano tutto il giorno a praticare questo allenamento. Poi c'è da dire che ci sono due tipi di monaci, sono quelli spirituali, invece quelli proprio adibiti al combattimento. Dieta rigorosamente vegetariana, ho letto, per non stimolare troppi sensi, quindi no aglio, no cipolla anche, quindi oltre non alla carne eccetera, neanche queste cose. Però bello perché è un complesso veramente enorme, come se fosse una cittadina. Peccato di non vedere, vediamo se riusciamo a trovare qualcosa, qualche spettacolo, non so, qualche monaco che si sta esercitando, non so. E questa è la foresta delle pagode. Praticamente tutte queste pagode sono tombe con dei monaci importanti, 240 circa. Pazzesco, veramente tantissime. Qua ovviamente partiva una bella funivia che mi portava sopra la montagna. In un tempio là sopra, 60 yuan, 8 euro, però mi fa che ci vuole almeno un'ora e mezza. Cioè ci vuole un'ora e mezza da ritornare con la funivia, quindi poi stai là, non so, mezz'ora. Quindi mi ci volevano 2 ore che non ho, perché io esattamente fra massimo un'ora devo tornare. Guardate che robetta che era, mamma mia, è possibile. Bene, sono uscito e adesso devo tribulare ancora perché devo prendere un taxi per la città qua più vicina, Dangfeng. Poi da lì un bus, speriamo ci sia, esattamente Luanchan, una bella cittadina carina, ma sono lì perché domani andrò su questo tempio a Laojian Mountain, si chiamano, e partono i bus da lì, quindi speriamo ci sia anche il bus di domani. Quello voglio andarci assolutamente, cioè io sono in Cina per 3-4 cose e quello che andrò a vedere domani è una di queste. Speriamo vada tutto bene, non ci siano problemi e niente, andiamo a prendere questo taxi, speriamo che non mi freghino. Che prima ho pagato 50 dall'app, però sono salito e mi fa: guarda,
devi darmi altri 50 se no non ti porto. Sono sceso, ho chiesto ad altri, anche altri così, alla fine ho chiuso a 20, quindi l'ho pagato 70, 8-9 euro per 50 minuti di taxi, cioè ci sta. Invece l'entrata per qua è costata anche questa 9,50 euro circa. Guardate, a fianco al bagno vendono powerbank e fazzoletti, incredibile. Perché? Perché dentro il bagno non ci sono i fazzoletti, non ci c'è la carta igienica. Poi se per caso ti scappasse c'è la turca che tu devi farla qua. Anzi, scherzone, si chiama Luoyang, dove sto andando adesso, cittadina. E Lanchuan è quello dove andrò domani, che è vicino a questa montagna qua. Ho incontrato questa signora nel bus che mi ha chiesto dove venissi, eccetera, mi ha proprio accompagnato perché vive qua, tipo questi palazzi qua, e mi ha proprio accompagnato dentro a vedere, proprio a trovare il bus, quindi gentilissima. Però ho una brutta notizia, che il tempio dove voglio andare domani è solo per cinesi mainland, cioè quelli proprio nati qua, per sicurezza militare, un luogo tanto sacro, e perciò non posso andarci. Veramente sono tristissimo, cioè non dico che sono venuto in Cina per quello, veramente top 3 cose che volevo fare in Cina. Vi faccio vedere qua come sarebbe stato. Follia, mamma mia, non si può. Perciò adesso cambierò i piani e fatalità l'hotel per domani è l'unico che non è cancellabile, perché l'ho preso tipo su Booking, non c'era niente di niente, perché in un paesino ho pagato anche tanto, 22 euro, una cosa così, contando che qua costano 7-8 di hotel. Devo cambiare i piani, vedere se spostare tutto. Il problema è che non posso perché ho già spostato dei treni, quindi farò una tappa intermezzo domani. Adesso decido dove andare dopodomani. Delusione. Arrivato a Luoyang, ore 8:30/9, quasi 9. Vado subito all'hotel che ce l'ho tutto a sud, quindi sto aspettando un Didi, 1,50 euro, quindi top 20 minuti, 25. Ho una fame pazzesca, non so perché. Comunque sì, città da 7 milioni abbondanti di persone, cioè è una roba imbarazzante, mai sentita nominare, in mezzo al nulla, ma dalle mappe neanche vedi che così grande, cioè proprio si disperde tra le altre città, è una roba incredibile. Sabato sera penso di andarmi a bere una birra dopo, perché ieri ho fatto un giro ma neanche un bar c'era, città da 3 milioni, neanche un bar, e speriamo oggi, vediamo. Dovremmo essere arrivati, è questo, forse non si capisce mai. Adesso entro e chiedo. Cameretta, sempre più piccole ste camerette, però per me va benissimo, veramente. Balconcino che non si può aprire solo la finestra. E niente ragazzi, l'aria condizionata spero che vadi. Fa un po' di disastri, non è proprio il massimo, però per il resto almeno c'è il gabinetto fatto bene, la doccia, ma è carina dai la doccia. Asciugamani, spazzolini, top.